Ciao a tutti! Oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di dragon fruit partendo semplicemente dai semini del frutto, quindi dagli scarti e praticamente a costo zero. Provate a rifare ciò che vi mostrerò perché sono sicuro che una volta che otterrete le piantine sarete contenti del risultato che otterrete. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un frutto che sia molto maturo. Ricordatevi sempre che più un frutto è maturo, più ci sarà la possibilità all'interno di trovare dei semi che siano pronti per generare nuove piantine. Aprire e pulire il frutto è davvero molto semplice, basterà incidere la parte inferiore in questa maniera, poi girare, aprire e incidere la parte superiore, così. In pratica ricorda un po' l'apertura del fico d'India, dopodiché, guardate cosa ho ottenuto, praticare un'incisione in questa maniera. E una volta fatta questa incisione, basterà spellare il frutto. E alla fine estrarremo la polpa. Ottenuta la polpa non resterà altro che estrarne dall'interno i semi e farlo è davvero molto semplice, sarà sufficiente dividere in piccole porzioni la stessa. Quindi semplicemente andare a praticare delle incisioni, ecco, in questa maniera. Una volta create le piccole porzioni, con un cucchiaio aiutatevi e iniziate a prelevare da queste quanti più semi possibile. Non vi preoccupate se con questi verrà via anche un po' di polpa. In questa maniera. Ed alla fine otterremo questo, ovvero una polpa che contiene tantissimi semi e si potrà procedere in due modi, o usarla direttamente mettendola nel terreno, oppure pulirla, estrarne i semi e o utilizzarli subito o metterli da parte e utilizzarli quando più ci aggraderà. Se la soluzione che vorrete adottare sarà quella di pulire i semi, sarà sufficiente procurarsi uno scolino, quello del tè per intenderci, e andare ad inserire i semi all'interno. Non resterà altro che sciacquare questa sotto l'acqua corrente. Mi raccomando, l'acqua non dovrà essere né troppo calda né troppo fredda e sciacquate sino a che la polpa non sarà andata via tutta. Quindi semplicemente aprite l'acqua e sciacquate così. E questo è ciò che otterremo una volta che avremo lavato e quindi separato i semi dalla polpa. Procuratevi un tovagliolino, mi raccomando non di carta ma di stoffa e una volta aperto andare semplicemente ad adagiare sopra i semini. Così. Dopodiché allargare per bene, fare in modo che siano il più separati possibile. Una volta fatta questa operazione, coprire in questa maniera, così. E lasciarli all'interno del tovagliolo sino a che questo non sarà completamente asciutto. Ecco qua. Trascorsi 2 giorni sarà sufficiente riprendere il tovagliolo, aprirlo e recuperarne i semi dall'interno. Per farlo sarà sufficiente fare in questa maniera, prendete un cucchiaino e grattate via i semini, guardate come vengono via, si staccano davvero molto facilmente. Se invece aveste usato un supporto di carta, questa operazione non sarebbe stata così facile, perché tutti i pezzi di carta sarebbero rimasti attaccati ai semi. Ed infine otterremo i semi, quindi adesso non resterà altro che o metterli a dimora nel terreno o semplicemente metterli da parte e poi utilizzarli quando più ci farà comodo. Preparare il terreno che vada ad ospitare questa tipologia di piante è davvero molto semplice, quindi basterà procurarsi della torba, una qualsiasi andrà benissimo, della sabbia, della pietra lavica e dell'argilla espansa e rispettare queste proporzioni, 70% ed il restante diviso in parti uguali, quindi 10, 10 e 10. Ottenuti i semi e riempito il contenitore con la miscela che abbiamo precedentemente preparato, non resterà altro che procedere con la semina, quindi prendere i semi e semplicemente con le dita andare a riempire il vasetto. Così. Prendete molti semi e cospargete tutto lo spazio che avete a disposizione. Inseriti i semi nel terreno, prendere un cucchiaino e semplicemente muovere il terreno in modo che i semini vadano a finire sotto il livello del terreno di qualche millimetro, non di più, perché più terra ci sarà sopra i semini e più avranno difficoltà a venire poi fuori. Dopodiché prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Terminato di bagnare, prendere un sacchettino di plastica trasparente ed andare ad inserire all'interno di questo il vaso. Dopodiché chiudere. Così facendo faremo in modo che all'interno di questo si crei un vero e proprio effetto serra con temperatura e umidità costante, quindi le piantine cresceranno molto prima e più forti.
Trascorsi all'incirca 20 giorni, andando a riprendere il vaso, potremo notare che tantissime piantine sono già nate. Eccole qua. Direi che sta procedendo tutto nel migliore dei modi. Col passare dei giorni, le giovani piantine piano piano stanno spuntando tutte. Direi che non si poteva aspettare veramente un risultato migliore, considerando che quasi tutti i semi che abbiamo messo a dimora nel terreno sono nati. Trascorsi all'incirca 4 mesi, questo è il risultato che potremo ottenere, ovvero delle piantine alte più o meno 5 cm. Direi che è davvero un ottimo risultato, proprio perché, considerando che queste sono piante grasse e che le piante grasse all'inizio si sviluppano davvero in maniera lenta, il fatto che queste siano così alte è davvero apprezzabile. Non resterà altro che toglierle dal semenzaio e separarle e metterle singolarmente in vasetti, proprio perché così il loro sviluppo non andrà a compromettere la crescita e lo sviluppo delle altre. E per dividere le piantine le une dalle altre io consiglio di tirare fuori tutto il pane radicale dal vaso e quindi non tirarle singolarmente perché rischiereste di rompere le radici. Quindi procedete in questa maniera, fate così, date un colpetto e guardate un po', tutto il pane radicale è venuto via. Adesso fate in questa maniera, guardate, questa è già altissima ed è un'ottima pianta da mettere in un vasetto singolo, quindi con le dita, mi raccomando, fate piano e tirate via tutta la zolla di terra che ha intorno. Guardate. Poi separate a loro volta queste zollette. Vedete, se voi tirate, rischiate di far venire via la piantina, e in questo caso è davvero un peccato, senza radice. Questo ha compromesso quasi sicuramente la crescita, la futura crescita di questa piantina, quasi sicuramente purtroppo morirà. Invece questa che è rimasta con il terreno tutto intorno non morirà, anzi crescerà tranquillamente. Una volta separata la zolletta, questa avrà comunque tantissime altre piantine che non va bene che rimangano, quindi prendere semplicemente una forbicina e fare una cernita, lasciare la più grande e le altre eliminarle. Non vi dico di tirarle via perché sennò rischierete di andare a tirare via anche questa che insomma è la più grande, quindi compromettendo tutto il lavoro. Anche se sembra brutto, alla fine questa è la soluzione migliore al fine di far crescere questa pianta. Riempito il vaso col terreno e preparata la piantina, mettere questa all'interno del vaso, quindi prendere un cucchiaio, fare un buco nel centro di circa 5 cm di profondità, poi prendere la zolla e dovrete avere un'unica accortezza. Ci sono queste due foglioline che sono le prime che erano spuntate, dovete fare in modo che il filo del terreno arrivi proprio al livello delle foglioline, quindi tutta la parte dello stelo interrata, dovrà rimanere solo fuori le due foglioline e lo stelo con le parti dove ci sono le spine. Così, guardate. Questo permetterà di far crescere la pianta in modo leggermente più stabile rispetto al fatto di farla crescere con lo stelo fuori dal terreno. Ecco qua. E l'operazione è terminata. Non resterà altro che prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. A distanza di circa 10 giorni dal travaso, andando a riprendere la pianta, potremo notare che questa non ha subito alcun trauma da travaso e questo è dovuto proprio al fatto che intorno alle radici non sia stata tolta la zolla di terreno. Posizionare il vaso in un punto dove ci sia molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti, perché sennò questi potrebbero rischiare, almeno nei primi anni, di seccare o bruciare la pianta e quindi farla morire. Per quanto riguarda l'annaffiatura, tra una e l'altra dovete fare in modo che il terreno si asciughi sempre, perché sennò le radici, sempre a contatto con l'acqua, potrebbero marcire e di conseguenza fare morire anche in quel caso la pianta. Trascorsi all'incirca 2 mesi, andando a riprendere la pianta potremo notare che questa si è praticamente raddoppiata in altezza, però è cresciuta, devo ammettere, davvero poco rispetto ad altre piante di appartamento, proprio perché questa è una pianta grassa ed in più è andata ad appoggiarsi sul lato del vaso. Ecco qua, non riesce a sostenersi da sola proprio perché è molto fine e molto alta. In questo caso non preoccupatevi, sarà sufficiente prendere un supporto, quindi andrà benissimo un bastoncino, io in questo caso ho preso uno stuzzicadente, e appoggiarglielo di fianco in modo che si sostenga e possa crescere in maniera sana e corretta. Se vedete che poi la pianta tende comunque a non stare attaccata al bastoncino, prendete un fil di ferro e semplicemente andateglielo a legare intorno in modo che appunto la pianta poi non si muova più dal bastoncino. Fate solo attenzione a non schiacciare troppo poi il fil di ferro perché rischiereste di schiacciare anche la pianta e quindi comprometterne poi la crescita.
Trascorse all'incirca altre 2 settimane, la pianta è praticamente esplosa, adesso è alta più o meno 20 cm. Direi che è davvero un ottimo risultato. Nell'ipotesi che decidiate di non utilizzare un sostegno, questo è il risultato che avrete dopo circa un annetto. Quindi la pianta inizierà sì inizialmente a crescere verso l'alto, ma poi il peso specifico e la forza di gravità faranno cadere la pianta verso uno dei lati del vaso e crescere lungo il pavimento. Pur essendo una pianta che sta crescendo in una maniera assolutamente perfetta, infatti non c'è presenza di funghi, muffe o batteri, ed in più è cresciuta molto rapidamente, adesso la pianta principale è circa 35 cm e ci sono dei giovani rami, ce ne sono addirittura 4, 2 piccoli e 2 grandi, questo non è il modo migliore per poterla fare crescere. Al fine di essere sicuri che questa produca tanti fiori e di conseguenza tanti frutti, l'unico modo è farla crescere verso l'alto. Quindi io vi consiglio anche in questo caso, anche se è una pianta comunque che ha già un anno, essendo ancora molto morbida, di legarla a un sostegno. Guardate come la pianta, mettendo semplicemente i sostegni, cambi immediatamente di aspetto. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaiono i giovani rami che ha prodotto la pianta. Da questi, volendo, potrete ottenere delle giovani piantine. Sarà sufficiente tagliarli alla base o con un taglierino o con una forbice, mi raccomando sterilizzati, aspettare 2 giorni e poi interrarli. In queste immagini vi mostro quali siano tutti gli step nel quale dovrà passare il fiore per trasformarsi da bocciolo e diventare frutto. Considerate che mediamente affinché questo processo avvenga occorreranno dai 45 ai 60 giorni. Però vi assicuro che una volta che raccoglierete e gusterete il frutto sarete contenti di aver aspettato questo tempo. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Già che ci siete, dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. E già che ci siete, vi chiedo anche un'altra cortesia, come faccio sempre. Se ce la fate, condividete i miei video sui social, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.